Per un periodo si parlò seriamente di demolire quella proprietà. Una casa diventata sinonimo di orrore, segnata da uno dei casi più inquietanti della storia criminale americana. Ma quella demolizione non avvenne mai. Col passare degli anni, la proprietà di Foxhole Farm rimase lì, silenziosa, quasi sospesa nel tempo. Alla fine fu rimessa sul mercato e più di 20 anni dopo la scoperta dei resti umani nascosti nella proprietà, venne acquistata da un investitore privato. Ma nonostante i nuovi proprietari, il passato di quel luogo non è mai davvero scomparso. Ciao, io sono Rita e questo è Real Paracrime. Se siete nuovi qui, benvenuti o bentornati. Il mio obiettivo per questo canale è raccontare storie, esplorando le complessità di ogni caso e dando voce a vicende meno conosciute o a storie che hanno catturato la mia curiosità. E se vi va di supportare il mio canale, iscrivetevi, grazie di cuore. E anche oggi, ragazzi, vi porto alla Foxhole Farm. Pensavate che era finita la situazione, ma invece no. Dopo i miei due primi episodi, le mie prime due parti sulla Foxhole Farm, ovviamente la storia continua, ma questa volta ci addentriamo nel paranormale di questa casa. Robin e Vicky Graves avevano trovato quella che sembrava essere la casa dei loro sogni. Volevano allontanarsi dalla vita della grande città e iniziare una vita più tranquilla in campagna, insieme ai loro due figli adolescenti. Quando trovarono Foxhole Farm, rimasero scioccati da quanto fosse economica rispetto alle dimensioni e alla qualità della proprietà. Sentendo che forse era troppo bello per essere vero, chiesero cosa potesse esserci di sbagliato in quella casa. A prima vista, infatti, sembrava assolutamente splendida, amazing, no? Era una villa grandissima. E fu allora che Rob ricordò qualcosa. Quel nome gli suonava familiare, lo aveva sentito anni prima in un servizio al telegiornale. Senza rendersene conto, lui e sua moglie si trovarono proprio sul terreno che un tempo era appartenuto a Herb Bemester, il famigerato serial killer. Lo fecero subito presente all'agente immobiliare che stava mostrando loro la proprietà e lui confermò che era proprio così. Il proprietario precedente aveva acquistato la tenuta dalla vedova di Bemester dopo la terribile scoperta dei corpi negli anni 90 e l'agente spiegò che la casa era però stata completamente ristrutturata da cima a fondo. Ogni traccia di ciò che era stato quando erano avvenuti gli omicidi era stata rimossa. Ma era proprio per questo che il prezzo era così basso. Nessuno voleva vivere lì a causa della sua storia. Dopo averne discusso a lungo, la coppia decise comunque di acquistare la proprietà. E nel giro di poche settimane la famiglia si trasferì e si innamorò completamente di Foxhole Farm. I due figli adolescenti presero presto l'abitudine di giocare fuori casa e poi lavarsi nella piscina del seminterrato, la famosa piscina, portando spesso dentro casa terra e ghiaia. Un giorno Vicky stava passando l'aspirapolvere per pulire lo sporco che i ragazzi appunto avevano portato dentro casa, vicino proprio alla piscina, quando improvvisamente l'aspirapolvere si spense. Pensò di aver accidentalmente staccato la spina dalla presa. La reinserì e continuò a pulire. Dopo qualche minuto successe di nuovo. Questa volta era confusa, perché era stata molto attenta al cavo e alla presa. Sapeva di non averlo staccato. Così rimise la spina e controllò con attenzione che non si stesse semplicemente sfilando dalla presa. Riprese a passare l'aspirapolvere tenendo però gli occhi fissi sul cavo e con un suo enorme stupore lo vide uscire dalla presa da solo, come se qualcuno lo avesse afferrato e tirato. Spaventata scappò e lasciò cadere l'aspirapolvere. Non riusciva a spiegarsi ciò che era appena successo. E quello sarebbe stato solo l'inizio degli strani eventi. Gli investigatori si chiedono quali altri segreti Herbert Baumister ha portato con sé alla tomba.
Rob, suo marito, lavorava in una concessionaria di auto e uno dei suoi dipendenti si chiamava Joe. Joe era un ottimo lavoratore, ma aveva un problema, arrivava spesso in ritardo. Quando Rob cercò di capire cosa stesse succedendo, Joe gli spiegò che viveva a più di un'ora di distanza e aveva davvero bisogno di quel lavoro. Se ne avesse avuto l'opportunità, si sarebbe trasferito più vicino. È lì che Rob ebbe un'idea. Alla fine gli offrì un posto dove vivere, proprio a Foxhole Farm. Nella proprietà c'era una sorta di casa separata che comunque avevano pensato di affittare da tempo e quella sembrava proprio l'occasione perfetta per tutti. Infatti Joe si trasferì pochi giorni dopo. Il trasloco richiese alcune ore, ma alla fine riuscì a sistemare tutto. Esausto quella notte, decise di andare a dormire presto insieme al suo cane Fred, ma appena si addormentò ebbe un incubo terribile. Sognò di essere inseguito in tutta Foxhole Farm da qualcosa che non riusciva a vedere e mentre correva nel sogno alla fine finì per correre davvero in casa perché si svegliò bruscamente e andò a sbattere contro lo stipite della porta cercando di uscire da quella casa. Cadendo all'indietro urtò un bicchiere d'acqua che si ruppe sul pavimento tagliandogli le mani. Rimase seduto a lungo cercando di capire cosa fosse appena successo e le cose sarebbero solo che peggiorate. Qualche giorno dopo Rob stava dipingendo il lato della casa con un nuovo colore mentre lui e Vicky commentavano quanto sarebbe stata bella una volta finita. Ma all'improvviso Vicky notò qualcosa con la coda dell'occhio, vide un uomo con una camicia rossa che li stava osservando e Vicky si allontanò dal marito appunto per avvicinarsi a quell'uomo, a quella figura, ma l'uomo iniziò ad allontanarsi e poi sparì completamente come se non fosse mai esistito. Ma la cosa strana che Vicky notò mentre quest'uomo si allontanava e fa rabbrividire è che quest'uomo era senza gambe. Lentamente mi sono allontanato, osservando ogni dettaglio intorno a me, finché non è stato chiaro nella mia mente. Non riuscivo a vedere le sue gambe. E poi improvvisamente alla pena scomparve nell'albero. La coppia controllò tutta l'area, ma non trovò nessuno. Alla fine pensarono che potesse trattarsi semplicemente di qualcuno curioso. Dopotutto, vivevano nella casa di un serial killer. Non sarebbe stato strano se qualcuno si fosse avvicinato per dare un'occhiata. Anch'io l'avrei fatto. Quella stessa sera Joe stava lavando i piatti nel suo appartamento quando sentì bussare alla porta. Disse ad alta voce che sarebbe arrivato tra un attimo. Mentre si asciugava le mani, i colpi alla porta divennero sempre più forti e insistenti. Pensando che potesse essere qualcosa di urgente riguardante Rob e Vicky, andò ad aprire immediatamente, ma quando aprì la porta non c'era nessuno. Guardò fuori ma non vide né sentì niente. I colpi erano continuati fino a pochi secondi prima, quindi chiunque fosse stato non poteva essere andato lontano. Controllò il tetto e l'area intorno alla casa, ma non trovò assolutamente nulla. A quel punto rientrò dentro e chiuse bene la porta a chiave. Stava tornando in cucina per finire i piatti quando vide un uomo in piedi nella sua camera da letto, che lo fissava. Nel momento in cui lo vide, il suo cane iniziò a ringhiare, emettendo suoni che Joe non li aveva mai sentito fare prima. Joe, già agitato, corse nella stanza e accese la luce, ma non c'era nessuno. Controllò tutto l'appartamento. Ancora una volta non trovò niente. Cercando di calmarsi, decise di portare Fred a fare una passeggiata per rilassarsi. Mentre camminava nella proprietà, pensò di controllare la casa di Rob e Vicky per vedere se le luci fossero accese. Se lo fossero state, forse erano stati loro a bussare. Ma quando arrivò alla loro casa, era completamente buia. Erano già andati a dormire. Fred era stato un cane obbediente e camminava senza guinzaglio, seguendo sempre i suoi comandi, ma quella notte fu diverso. Quando Joe gli fece cenno di tornare
indietro e il cane non si mosse. Iniziò a ringhiare e poi scattò improvvisamente verso la linea degli alberi. Joe corse dietro di lui ed è allora che vide qualcosa che aveva attirato l'attenzione del cane. Tra gli alberi c'era un uomo con una camicia rossa. Joe era terrorizzato, ma non voleva perdere il suo cane, così continuò a correre verso quella figura, ma l'uomo sparì davanti ai suoi occhi. Raggiunse Fred, il suo cane, che improvvisamente non sembrava più aggressivo. Anzi, si mise sulla schiena, mostrando la pancia in segno di sottomissione. Joe capì che qualcosa di molto strano stava succedendo. Improvvisamente ebbe la sensazione che qualcuno lo stesse osservando. Si girò lentamente e vide l'apparizione di un uomo con una camicia rossa ancora e il volto deformato che lo fissava a pochi metri di distanza. Joe fece quello che probabilmente chiunque avrebbe fatto. Scappò. Lui e il suo cane corsero il più velocemente possibile fino all'appartamento, dove si chiusero dentro e rimasero a guardare fuori dalle tende per il resto della notte. La mattina seguente Joe andò da Rob e Vicky per raccontare tutto. Mentre descriveva ciò che era successo, Vicky iniziò a un certo senso a sentirsi un po' strana, perché anche lei aveva visto l'uomo in rosso pochi giorni prima. Indicò il punto esatto ed era proprio lo stesso luogo dove Joe lo aveva visto la notte precedente. Nei giorni successivi Joe iniziò a fare passeggiate nella proprietà con Fred, questa volta in pieno giorno. Arrivò fino alla zona dove lui e Vicky avevano visto l'uomo in rosso, con la camicia rossa. Lì notò qualcosa per terra, sembrava un osso. Pensò fosse impossibile che un osso del genere fosse sfuggito alle ricerche fatte anni prima. Ma era proprio lì, infatti lo mostrò a Rob e Vicky. Decisero di contattare il detective principale del caso Bamester e consegnarono l'osso per farlo analizzare. Infatti si scoprì che era un femore umano. Pochi giorni dopo Joe era nel suo appartamento al computer quando sentì un rumore metallico provenire dalla cucina. Quando andò a controllare trovò tutti i suoi coltelli da macellaio disposti ordinatamente nel lavandino, perfettamente allineati. Sul piano della cucina vide anche profondi tagli nel legno. Joe iniziò a pensare che potesse trattarsi di un segnale da parte di una delle vittime. Prese il telefono e iniziò a registrare facendo domande a qualsiasi presenza potesse esserci. Aveva spento tutti gli elettrodomestici per evitare interferenze. All'inizio sembrava non esserci nessuna risposta, ma mentre riascoltava la registrazione sul computer rimase scioccato. C'era davvero una voce. Nell'EVP sembrava dire The Married One, quello sposato. Is anyone here with us tonight? Who keeps walking in the kitchen? All of a sudden I heard a sound. So I listened to it again and again and again. Ma durante le loro ricerche avevano scoperto che tutte le vittime erano giovani uomini gay single. L'unico uomo sposato coinvolto in quella storia era proprio Herb Bamester. Questa scoperta li sconvolse. Joe iniziò a pensare che non solo le vittime fossero rimaste intrappolate nella proprietà, ma che forse anche lo stesso serial killer potesse essere ancora lì. Negli anni successivi vennero condotte decine di indagini paranormali. Molti investigatori arrivarono alla conclusione che nella proprietà potessero esserci sia gli spiriti delle vittime, sia una presenza scura che impersonava Bamester, Herb Bamester, o forse lo stesso assassino. La proprietà Fox Hollow Farm è ancora oggi considerata uno dei luoghi più infestati dell'Indiana, se non del mondo, a causa della sua storia terribile.
È stato anche realizzato un film indipendente intitolato The Haunting of Foxhole Farm e Robert, insieme a Richard Eastep, ha scritto anche un libro raccontando le esperienze paranormali vissute nella proprietà. Alla fine sappiamo che Herb Mester soffriva di gravi problemi mentali, ma ciò che rende questa storia così inquietante è il fatto che per anni fu considerato un membro rispettato della comunità, un vicino sorridente, un imprenditore generoso, un padre di famiglia apparentemente normale. Ma dietro quella facciata si nascondeva un'oscurità che la maggior parte di noi non riuscirà mai a comprendere. Resta quindi una domanda inquietante. Gli atti violenti e le morti tragiche possono lasciare una sorta di energia dietro di sé. Potrebbero creare anche un'infestazione intelligente dove gli spiriti sono consapevoli di ciò che è accaduto e rimangono intrappolati. Oppure comunque si tratta di un'infestazione residuale dove gli eventi traumatici continuano a ripetersi come una registrazione, come un loop. Forse non avremo mai una risposta, ma una cosa però è certa: i terribili crimini commessi da Herb Mester e le sue presunte 25 vittime, forse, a Foxhole Farm, non devono essere dimenticati. Ancora oggi, grazie a nuove tecnologie, i resti umani trovati nella proprietà continuano ad essere identificati. E questo è successo persino nel novembre 2022 e anche, se non sbaglio, nel 2025. Cari amici del Paracrime, questo è tutto ciò che ho trovato per quanto riguarda questo caso, questa storia. Ovviamente la Foxhole Farm rimane comunque uno dei luoghi più infestati forse del mondo. So anche che la Ghost Adventures è stata lì tantissimi anni fa, forse nel 2014, non me lo ricordo purtroppo. Io non sono riuscita a guardare la puntata, volevo tantissimo, cioè avrei voluto tanto guardarla. L'unico problema è che non è disponibile in Australia e quindi non ho avuto proprio modo di guardarla, però ho guardato altri documentari per quanto riguarda la parte sul paranormale, su quello che comunque accade in quella casa, e ho guardato anche altre indagini paranormali fatte da altri gruppi di ghost hunters. Devo dire che queste indagini sono molto vecchie, quindi con tecnologie un po' vecchiotte, quindi non si è capito tantissimo l'indagine che hanno fatto. So bene che una medium è stata portata anche, sono state portate anche diverse medium lì, e una delle medium dice appunto che Herb Mester l'ultimo giorno di vita, il suo ultimo giorno di vita, ha incontrato qualcuno. Questo è quello che la medium ha riferito. Ovviamente è tutto da prendere con le pinze, la realtà, la verità non la sapremo mai, ecco, tutto qua. Io vi ringrazio di avermi fatto compagnia. Se in caso siete arrivati fino alla fine del video, fatemi sapere cosa ne pensate di questa vicenda, e ovviamente c'è tanto da indagare, questo è poco ma sicuro, c'è ancora tanto da indagare, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! All'inizio ho immaginato fosse uno dei ragazzi, ma poi li ho osservati nell'UPS in piscina e ho capito che non erano loro. Un pensiero sorprendente che ha cambiato il mio punto di vista. Ho appena sentito questi. Le dita e mi sentivo come se fossi soffocato. Mi giro e lo guardo e lui si mette le mani al collo. E puro panico gli arriva sulla faccia. Non era falso, eravamo Joe ed io che scherzavamo tutto il tempo. Non stava scherzando affatto.
paura, vero panico. Voleva andarsene.